Buongiorno ragazzi, come vedete mi trovo in un boschetto e dietro di me abbiamo un bellissimo scatolone. Avete già capito cosa c'è al suo interno? Un bellissimo frigorifero. Andiamo subito ad aprire questa scatola. E questo è il frigorifero che era contenuto all'interno di questo box. Come vedete abbiamo qui davanti a noi un frigorifero marchio Vevor con apertura a pozzetto dall'alto. Abbiamo veramente tantissimo spazio, lo stiamo aprendo ora. Qui abbiamo una scatola dove al suo interno abbiamo tutti i cavi per poterlo collegare sia all'accendisigari, sia alla presa dell'accendisigari, ma anche alla presa a 220. Infatti questo frigorifero è bivalente, funziona sia a 12 volt che a 220. E a primo impatto ci sembra di ottima fattura, una bella plastica bella solida. Abbiamo delle comodissime maniglie laterali per poterlo sollevare e trasportare. Qui vedete abbiamo l'ingresso per il cavo elettrico. Qui abbiamo un display digitale con vari pulsanti. All'interno del frigorifero possiamo stivare i nostri alimenti, le nostre bottiglie, lattine, quello che volete, anche qui sotto, perché qui abbiamo la parte dove c'è il motore. È un frigorifero a compressore, quindi questo è il coperchio, dove abbiamo anche 4 comodi supporti per appoggiarci bicchieri, bottiglie e quant'altro. Qui dietro abbiamo anche un manico, perché è molto comoda questa funzione. Abbiamo le ruote, quindi lo possiamo trasportare molto facilmente come se fosse un trolley. È un frigorifero di dimensioni insomma importanti, con una capienza di ben 30 litri. Come vedete con le maniglie lo alziamo benissimo e lo possiamo trasportare ovunque. È molto comodo sia per il campeggio, per l'outdoor, per portarlo nell'automobile. Lo possiamo mettere nel bagagliaio della macchina ed è veramente un prodotto eccezionale, perché non fa solamente da frigorifero ma anche da congelatore. Infatti ha la possibilità di regolare la temperatura fino a meno 20 gradi. Normalmente lo usiamo a meno 4 quando lo utilizziamo come semplice frigorifero, ma se vogliamo possiamo abbassare la temperatura fino a 20 gradi sotto zero. Quindi è molto interessante questo aspetto. Qui abbiamo l'alimentatore con il trasformatore per la 220, abbiamo la nostra power station dell'all power, anche perché uno porta un frigorifero dietro, ma poi come lo alimenta? Lo possiamo alimentare con il cavetto per l'accendisigari mentre viaggiamo con la macchina, ma se stiamo in un campeggio magari all'aria aperta, in un posto wild in mezzo alla natura, possiamo alimentarlo con una power station. Ora noi lo colleghiamo e vi facciamo vedere subito come funziona. Attacchiamo la spina, diamo potenza all'all power, abbiamo acceso l'inverter della power station e ora andiamo ad accendere anche il frigorifero. Ci dà 29 gradi che è la temperatura ambiente, perché in questo momento lui ci dà la nostra temperatura. È partita la ventola e quindi dobbiamo dare il tempo al frigorifero di raffreddarsi. Qui possiamo, come vedete, settare la temperatura di servizio che vogliamo dare al frigorifero. Possiamo arrivare fino a meno 20, come vedete. Possiamo salire con la temperatura e ad esempio impostarlo a meno 4 se lo vogliamo utilizzare come semplice frigorifero. Se invece lo volessimo usare come congelatore, allora a quel punto uno potrebbe portare la temperatura a meno 16, meno 20 gradi, insomma secondo le proprie esigenze. Abbiamo una capienza molto elevata, infatti possiamo inserire come vedete delle bottiglie. Ora una bottiglia da 1,5 litri, come vedete in altezza non entra, perché non ci permette di chiudere lo sportellino superiore, quindi siamo costretti a metterle sdraiate, però le possiamo far scorrere qui sotto all'interno. Possiamo mettere un po' di roba nel frigo, mettiamo 2 cartoni di latte, succhi di frutta. Come vedete la capienza è veramente elevata. Per il momento ho inserito dentro il frigorifero 2 cartoni di latte da 1 litro, un succo di frutta sempre da 1 litro e una bottiglia d'acqua da 1,5 litri. Mentre delle bottiglie di birra da 66 centilitri, come vedete, stanno benissimo in piedi. Infatti si chiude tutto il frigorifero regolarmente. Quindi questa è la capienza
del frigorifero. Potete inserire qua dentro veramente tantissima roba. Ora lo chiudiamo e diamo il tempo al frigorifero di raffreddarsi. Come vedete abbiamo raggiunto la temperatura di 5 gradi, ogni tanto va a 4, poi ogni tanto ritorna a 5. È già da qualche ora che il frigorifero è acceso, sta andando tutta alla perfezione. Se lo andiamo ad aprire, vedete, nel frattempo avevo messo delle altre bottiglie. Le bottiglie sono belle ghiacciate e abbiamo messo 3 bottiglie di birra in piedi, un'altra sdraiata. Qui sotto abbiamo 3 cartoni di latte e 3 bottiglie d'acqua sdraiate da 1,5 litri l'una. Direi che la capienza è molto elevata. Qui vedete tutte le pareti, vedete tutte le pareti che fanno la condensa. Ovviamente noi abbiamo messo 3 bottiglie d'acqua, ma considerate che qui uno ci mette frutta, verdura, un po' di carne di pesce, formaggio. Ci sta veramente tantissima roba. Devo dire che mi piace molto come capienza. Noi ora lo stiamo usando come frigorifero normale, ma quello che vorremmo fare è utilizzare questo frigorifero come un congelatore, dato che noi comunque nel camper abbiamo già il nostro frigorifero. Come vedete qui c'è tutto il ghiacciolino, la condensa che si è creata. Mettendo tutte le cartoni in verticale possiamo vedere benissimo che ci entra veramente tantissima roba. Anche le bottiglie d'acqua sono belle fredde, guardate qua che effetto che fanno. Direi che il suo lavoro lo fa molto egregiamente. Allora ragazzi, come vedete abbiamo portato la temperatura a meno 10 gradi. L'abbiamo lasciato attaccato un bel po' e stiamo congelando dei prodotti insomma da cucina, tipo ad esempio abbiamo il pesce congelato, i filetti di merluzzo sudafricano, questi sono tutti surgelati. Abbiamo il pollo surgelato, abbiamo varie pietanze e quindi questo è l'utilizzo che si può fare all'interno del camper, ad esempio quando si ha già un frigorifero. Ad esempio abbiamo la carne, come vedete, tutta congelata, e la cosa bella e positiva è che usando un frigorifero da camper, noi abbiamo il frigorifero, quello lì di casa praticamente, possiamo utilizzare questo frigorifero portatile della Vevor come un congelatore vero e proprio, che possiamo tenere anche dentro al garage sotto al letto. Ci sta dando degli ottimi risultati, la temperatura è veramente fredda, mi sono ghiacciato la mano. L'abbiamo impostata a 10 gradi sotto zero e così direi che tiene molto bene la temperatura. Che dire, questo frigorifero ci soddisfa appieno. Ora siamo scesi a meno 11 addirittura, ci soddisfa molto. Ovviamente è un 30 litri, quindi come detto, ad esempio le bottiglie non entrano bene in altezza, però abbiamo tanta capienza comunque a disposizione. Ovviamente se si volessero mettere delle bottiglie impilate in verticale dovremmo optare per un frigorifero di litraggio superiore, tipo un 50-60 litri, a scapito però delle dimensioni. Come vedete la dimensione è molto contenuta, abbiamo praticamente 50 cm di larghezza per 35 di profondità e quindi direi che è un ottimo compromesso per potersi permettere di avere cibo fresco disponibile per ogni situazione. Sono passati diversi giorni, io nel frattempo mi sono anche tagliato i capelli perché fa un caldo allucinante. Siamo veramente, quest'anno siamo passati da una primavera estate balorda che sembrava autunno a un'estate torrida in pochissimi giorni. Siamo schizzati da 20 gradi a 42 gradi, 45 gradi in certe giornate, veramente pazzesco. Però ciò nonostante noi abbiamo il congelatore a meno 11 gradi ed è veramente molto comodo. Noi lo testeremo a lungo. Abbiamo il pesce fresco quando vogliamo, la carne, e quindi quando troviamo delle offerte noi ne approfittiamo, facciamo una bella scorta, soprattutto nei paesi in cui la roba costa meno, e questa cosa ci permette poi di stare più giorni in libera, perché a questo punto l'unico vincolo è la riserva dell'acqua. Quando finiamo l'acqua dobbiamo trovare una fontanella. Con la nostra app della Victron controlliamo anche il consumo
stiamo consumando praticamente 5 ampere, una settantina di watt, quindi direi che anche il consumo è molto contenuto. Diciamo che tra le note dolenti è un pelino rumoroso. Certo, noi siamo abituati al nostro frigorifero casalingo che è praticamente muto, non si sente volare una mosca, però ovviamente ha dei consumi anche leggermente superiori. Questo frigorifero però quando va in temperatura non si sente assolutamente, parte la ventola pochi minuti ogni ora, quindi alla fine il consumo, una volta che va in temperatura e che è carico di cibo, dopo non avete problemi, veramente silenzioso, la ventola si sente a malapena, si sentono di più le cicale fuori che abbiamo in mezzo agli alberi, però insomma dai, ora ho abbassato la temperatura, siamo scesi a -12, quindi direi che come frigorifero abbiamo veramente un'ottima situazione. Fa un caldo allucinante, quasi quasi mi ci infilo io. Niente, se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace. Questo era un prodotto che ci sentivamo insomma in dovere di farvi vedere, perché comunque è un buon compromesso sia di qualità che di prezzo, perché il prezzo è veramente basso. Vi mettiamo giù in descrizione tutti i link per andarlo a vedere. Noi abbiamo anche dei codici sconto se volete. Marchio Vevor, quindi la Vevor non fa solamente riscaldatori cinebasto, ma fa anche frigoriferi che fanno anche da congelatore. Noi vi salutiamo qui e seguite i prossimi video. Ciao!